sono canzoni che si tende a non cantare più, almeno parlo da cantautore e penso che anche altri colleghi miei, noti e meno noti, la pensino più o meno come il sottoscritto. Non c'è un motivo specifico, io spesso dico che a volte le canzoni sono un po' come i vestiti, no? Che dopo un certo periodo si ingrassa o si dimagrisce e quindi queste canzoni non stanno più addosso come un tempo. Sono più o meno così, ci sono storie che se dovessi riprendere in mano oggi le riscriverei in un altro modo, forse perché ho maturato più esperienza, forse perché insomma ci sono altre 1000 motivazioni per le quali uno scriverebbe la stessa cosa in altro modo. Però poi ci sono canzoni che ti richiedono. Io spesso evito di cantare una canzone perché ormai mi sono anche stufato, stancato di cantarla, che si intitola Geronimo Mastrillo. È una storia particolare. Io andai tanti anni fa in un negozio di musica che stava in via Mercato a Milano, proprio nel centro storico vicino al Quadrilatero della Moda. E in quel negozio, che era veramente proprio una piccola bottega che non c'entrava nulla con i negozi d'alta moda o i negozi di computer o i negozi di design, ecco, quello era proprio un pugno in un occhio in questa via colma di ricchezze, pizzerie e quant'altro. Ecco, entrai in questa bottega e feci conoscenza con il suo proprietario. Lui vendeva strumenti musicali, io andai lì per comprare dei cavi, se non ricordo male, e prima di acquistare questi cavi, insomma, parlai con questa persona. Mi ricordo che era una persona piuttosto anziana, arrivava da Firenze e anni prima che lo conoscesse, appunto, che aprisse l'attività, ebbe un incidente con un tram, con un autobus, adesso non ricordo con precisione. Sta di fatto che si fece male, si ruppe le ossa e lui giustamente chiese i danni all'azienda tranviaria di Milano, perché aveva perfettamente ragione circa l'incidente. Insomma, l'azienda tranviaria, il comune, non gli riconobbe nulla e lui quindi un giorno pensò bene di far lievitare i prezzi dei suoi averi, dei suoi strumenti musicali, tanto da perdere una serie di clienti piuttosto importanti. Tra l'altro mi viene in mente che andava lì un noto chitarrista, che adesso non mi ricordo di quale gruppo sia, comunque se mi venisse il nome ve lo scrivo qui sotto in descrizione, ma penso di non ricordarmelo. Sta di fatto che insomma perse veramente tantissimi clienti, a tal punto che quel negozio era perennemente vuoto. Solo il sottoscritto andò a comprare qualcosa perché proprio il sottoscritto odia profondamente questi supermarket della musica dove veramente entri, parli e nessuno ti ascolta. E niente, cominciai a parlare con lui, mi raccontò la sua vicenda e quando ammise il fatto di fregare i milanesi io rimasi un pochino così sconcertato, anche se la cosa mi fece piuttosto ridere perché insomma ebbe anche il coraggio di dirlo. E quando uscì da quella bottega la immaginai diversa, la immaginai una bottega di cappelli, ecco, dove appunto il proprietario, vendendo un cappello, convinceva il cliente in questione ad indossarlo, perché poi quel cappello l'avrebbe proiettato in un'altra dimensione, trovando anche in questa appunto dimensione surreale donne meravigliose, sirene, fiumi di vino e chi ne ha più ne metta. E questa canzone io la scrissi veramente tra il giorno e la notte. Ricordo che andai a casa la sera, mi mise a riflettere su questa vicenda e diciamo che la mattina dopo la canzone era pronta. Questa canzone fece il giro un po' di tanti locali e fino ad arrivare alle orecchie di un concorso musicale che si tenne a Verona. Quel concorso mi diede la possibilità di andare a Castrocaro, sempre con quel brano, e Castrocaro nel 2006, se non erro, perché l'anno non lo ricordo mai giusto, ecco, lo vinsi. E veramente quell'anno lì, quando vinsi Castrocaro con quel brano, dissi: ma porca miseria, con tutte le canzoni che ho scritto e che scrivo ancora adesso, perché non me ne capacito di questa cosa, mi hanno proprio scelto la canzone più stupida. Io la chiamo una canzonaccia perché è veramente una canzone tra quelle che non scriverei più, ecco, e che canto molto poco. Perché vi ho raccontato tutta sta vicenda? Perché sabato andrò a suonare, insomma sto facendo parecchie pubblicità in questi giorni con Anna Redaelli nella chiesa di Arcole, una chiesa meravigliosa, sconsacrata, dove appunto all'interno di essa
tengono eventi, come si può dire, eventi di tipo culturale, quindi poetici, mostre, eccetera. Appunto Anna darà sfoggio alle sue creature pittoriche e scultoree, e alle 21 ci sarà il concerto mio per pianoforte e voce. Già nell'anno 2016 ci fu la possibilità di fare questo tipo di evento e fu un successore. Ecco, mi piacerebbe appunto ricantare questa canzone, ho scelto di ricantarla, quindi rispolverandola, anche abbassandola di almeno un tono e mezzo perché non ho più la voce di allora, e insomma farò felice Anna e anche, spero, insomma, anche chi verrà ad ascoltarci. Tra l'altro ho parlato di mostre di pittura e mostre scultoree, ecco, Anna si è messa a fare addirittura scultura da qualche anno a questa parte, è bravissima, così come è bravissima nelle opere pittoriche, e io ho la fortuna di avere una prova d'autore, perché questa è una prova d'autore di una sua scultura, una delle prime, Anna correggimi se sbaglio, che ebbe la possibilità di fare. A me sembra proprio una prova d'autore, che è questo pesciolino, non so se lo riesco a fare vedere bene. Sta di fatto che è molto molto bello, questo pesciolino io lo tengo con questo viso umano, no? Ecco, io lo tengo stretto, insomma, vicino alle mie cose più care, perché è una bella prova d'amicizia, perché Anna è veramente un'amica, e insomma lei mi ha donato questo pesciolino e io cercherò in qualche modo di donare a lei questa vecchia canzone. State lì e mi raccomando, se sabato siete in zona o non lo siete, tanto insomma ci sono le macchine, i mezzi pubblici eccetera, alle 19:30 ci sarà questa mostra in questa chiesetta bellissima, vi lascio in sovraimpressione la locandina, e poi alle 21 ci sarà il mio concerto. Ecco, tra la mostra e il concerto ci sarà anche un buffet che non fa mai male, perché insomma i pancioni o i pancini vanno riempiti. Alla prossima, ci vediamo sabato, ciao. Allora, ho appositamente scelto anche uno strumento musicale che non è proprio il pianoforte, quello che vedete qui, perché questo pianoforte sembra un pianoforte, ma è anche una centrale elettrica, c'ha tanti strumenti, per cui insomma cercheremo di trovare uno strumento che sia giocattoloso, proprio per dare il senso della canzone, no? E quindi vediamo che viene fuori. Sinceramente non l'ho neanche provata, la provo con voi adesso, ne farò un frammento ovviamente. Dicono che in fondo a quella strada ci sia un negozio piccolo che vende dei cappelli, ci siano copricapi variopinti in tinta unita e di lamè. Dicono che sopra lo scaffale, vicino a quel berretto militare, ci sia un cappello strano impolverato con la scritta all'incontrario proprio sulla fascia blu: Geronimo Mastrillo, un nome da emigrante, un mago sedicente, un vecchio cappellaio americano un po' italiano che ti vende un sogno in più. Ora indossa quel cappello blu, sarà magnetico, magari magico, e prima o poi ti vedrai dentro una città fantastica cadere senza farti male. Troverai sirene splendide, un vino nobile da condividere, e prima o poi lo vedrai, ad amarle tutte assieme riuscirai. Mister Geronimo Mastrillo è un po' come Barnum di quell'America lontana, per pochi spicci vende un'illusione, una menzogna insieme al suo cappello blu. Dunque ti dice che sia solo un esemplare, e invece ne ha una serie tutta uguale. Dice e dice che indossandolo si ferma l'orologio ed il tuo giorno fortunato arriverà. Geronimo Mastrillo, un nome da emigrante, ma guarda come mente, ti vende solo fumo, ed anche il fumo che ti prima o poi t'aiuterà, se crederai.
Ora indossa quel cappello blu, sarà magnetico, magari magico, e prima o poi ti vedrai dentro una città fantastica cadere senza farti male. Troverai sirene splendide, un vino nobile da condividere, e prima o poi lo vedrai, ad amarle tutte assieme riuscirai. Geronimo Mastrillo, un nome da emigrante, ma guarda come mente, come mente, come mente, ti vende solo fumo, ed anche il fumo che ti vende prima o poi ti aiuterà se crederai. Alla fine l'ho fatta tutta perché ho detto vabbè, già che sono in ballo fino alla fine. Allora, ho detto un'inesattezza, io ho detto che non la canto mai, invece la canto spesso quando vado dal mio amico Liliano Sterza sotto il suo tendone del circo. Questo lo faccio perché insomma anche questa canzone ebbe un discreto successo sotto lo chapiteau, no? Sotto il tendone. E per cui ecco, la faccio lì, ma difficilmente la ripropongo nelle serate, nei live con la Tantillo qui, piuttosto che altre situazioni dove mi vedono appunto esibirmi. È stato un piccolo così, un video perché sto scaldando i motori, no? E sto scaldando i motori per sabato, e quindi faccio un video in compagnia, in vostra compagnia. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, condividete il video, e se siete in zona e ripropongo la locandina sulla mia destra, non so se sarà sulla destra o sulla sinistra, comunque la ripropongo, la locandina con l'evento di sabato, quindi sabato ore 19:30 mostra di Anna Redelli, ore 21 concerto per pianoforte e voce con un piccolo buffet tra una situazione e l'altra. Vi aspetto, iscrivetevi al canale, ciao!